Quando si parla di strategia della tensione ci si riferisce a un intreccio fittissimo di date, persone, sigle, luoghi e indagini giudiziarie, una materia complessa ed estremamente delicata. È nostra opinione che questa complessità possa essere un limite per chi desidera approfondire tale tema, sia per motivi di studio che per motivi di semplice curiosità. Per questo motivo abbiamo creato questa puntata di Cono, con l'aspirazione di creare un luogo dove condensare le principali informazioni sul tema e dove trovare possibili approfondimenti su tali vicende. Questa puntata di Cono sulla strategia della tensione inizia proprio da qui, Piazza Loggia a Brescia, dove il 28 maggio 1974 una bomba provoca la morte di 8 persone e il ferimento anche permanente di più di 100. Perché questa storia è innanzitutto una storia di persone, delle vittime e delle loro famiglie, dei responsabili, di chi ha condotto le indagini e di chi queste indagini le ha depistate. Era il dicembre 1969 quando dei giornalisti del settimanale inglese The Observer coniarono l'espressione strategia della tensione e il decennio degli anni 60 stava per finire. Un decennio che aveva visto l'Italia cambiare profondamente. In 10 anni era cambiata la politica, l'economia, ma anche la società e la cultura. All'inizio degli anni 60, infatti, era ancora in corso quel miracolo economico che aveva portato la lavatrice, il frigorifero e per i più fortunati la televisione nelle case degli italiani. Poi l'economia aveva cominciato a rallentare la sua crescita e nel 1963 i socialisti, per la prima volta dall'inizio della storia repubblicana, erano entrati in un governo guidato dal democristiano Aldo Moro. La fine del decennio aveva visto il 68, la contestazione di modelli culturali e sociali da parte dei giovani, e l'autunno caldo, le proteste dei lavoratori che chiedevano condizioni di lavoro migliori e salari più equi, che porteranno poi allo Statuto dei lavoratori. Gli anni 60 sono stati attraversati da un profondo cambiamento culturale. Se i giovani all'inizio del decennio vestivano ancora con giacca e cravatta e le donne indossavano gonne e calze di nylon, alla fine degli anni 60 cominciano a diffondersi i jeans. Anche la musica era cambiata. Nel 1960 usciva Una fetta di limone, brano dei Due Corsari, così si chiamava il duo di Gaber e Iannacci, che ricordava un po' i ritmi americani degli anni 50, mentre nel 1969 veniva composta La ballata del Pinelli, una canzone che ci riporta alla strategia della tensione e a cosa è successo, anzi è iniziato in quel 1969. Con l'espressione strategia della tensione ci si riferisce infatti a un periodo che va dalla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969 fino alla strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui la destra eversiva italiana si è resa responsabile di un'escalation di violenza, tesa a destabilizzare il sistema sociopolitico dell'epoca. Il timore era infatti quello che il protagonismo delle masse di studenti e lavoratori e l'avanzata elettorale delle sinistre potesse spostare l'asse politico del paese. Un periodo di bombe che colpiscono indiscriminatamente la folla, uomini, donne, bambini, anziani, con l'obiettivo di indurre gli italiani a richiedere un governo forte che avrebbe garantito quell'ordine destabilizzato proprio dai bombaroli. È bene tenere presente come negli stessi anni in cui scoppiano le bombe nere a terrorizzare gli italiani ci sono anche formazioni terroristiche che si ispirano a ideali politici diametralmente opposti a quelli della destra eversiva, tra queste le Brigate Rosse e Prima Linea, solamente per citare alcune sigle. Il 1974 segna infatti l'emergere del protagonismo sulla scena terroristica delle Brigate Rosse, ma la violenza della destra eversiva non si esaurisce, anzi muta nei suoi protagonisti e modalità. Nel 1976 vi sarà l'omicidio del giudice Occorsio, che stava indagando proprio sull'evoluzione dell'eversione nera dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, e nel 1980 l'omicidio del giudice Amato e ovviamente la strage di Bologna.
Ogni periodizzazione, ovvero gli estremi cronologici che scegliamo per raccontare un evento, è frutto di una scelta. E in questo caso abbiamo scelto di partire dal 1969, ma non dal 12 dicembre, giorno della strage di Piazza Fontana, bensì dall'aprile di quell'anno, quando alla Fiera Campionaria e alla stazione centrale di Milano scoppiano due bombe, che fortunatamente non provocano morti, una storia di cui racconteremo tra pochissimo. Abbiamo scelto di terminare il nostro racconto con il 1984 e la strage del Rapido 904, per la quale è stata riconosciuta dalla Cassazione la matrice terroristico-mafiosa, perché è realizzata dalla criminalità organizzata per distogliere l'attenzione dello Stato da Cosa Nostra, ma che faceva leva sul terrore causato dalle bombe degli anni precedenti. La strage del Rapido 904 è un momento di cerniera per la storia del nostro paese, che segna il passaggio dalla violenza esercitata da gruppi estremisti politicamente orientati alla violenza di stampo mafioso, che insanguinerà il decennio successivo con stragi contro civili e rappresentanti delle istituzioni. Ma entriamo nel vivo della strategia della tensione. Tra il 1968 e il 1969 nel centro-nord Italia scoppiano più di un centinaio di bombe, più o meno letali, rivolte contro obiettivi molto diversi. Si va dalle bombe sui treni a bombe davanti alle caserme, alle bombe nei negozi, alle bombe rivolte contro sedi di istituzioni, che fino al dicembre del 1969 fortunatamente non mietono vittime, ma fanno solamente alcuni feriti. Sin da subito i colpevoli vengono individuati negli anarchici milanesi, legati all'editore Gian Giacomo Feltrinelli, il fondatore delle librerie Feltrinelli. I presunti colpevoli verranno anche condannati, mentre l'editore Feltrinelli sarà assolto. Si scoprirà però, anni dopo, che gli autori di alcune di quelle bombe non erano gli anarchici, che pure non erano estranei ad azioni dimostrative di questo tipo, bensì proprio i membri di quei gruppi della destra diversiva che saranno poi responsabili di altre bombe ben più letali della strategia della tensione, ovvero la cellula veneta di Ordine Nuovo. Ma che cos'è Ordine Nuovo? Ordine Nuovo, o per meglio dire il Centro Studi Ordine Nuovo, era un gruppo extraparlamentare, quindi non un partito, fondato nel 1956 da alcuni fuoriusciti dal Movimento Sociale Italiano, partito nato nel 1946 che raccoglieva i nostalgici del ventennio e della Repubblica Sociale Italiana, che valutavano la politica dell'allora segretario del Movimento Sociale Italiano troppo moderata. Ordine Nuovo sarà nei decenni successivi al centro di indagini per azioni violente e per le stragi di cui alcuni dei suoi membri risulteranno poi responsabili. Sebbene un gruppo di ordinovisti capeggiati da Pino Rauti nel 1969 rientrerà nel movimento sociale, sopravviverà il movimento politico Ordine Nuovo, che nel 1973 verrà sciolto per decreto del ministro dell'Interno. Il 12 dicembre 1969 è un venerdì e attorno alle 16:30 scoppia nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano un ordigno, posizionato in una valigetta lasciata sotto il grosso tavolo rotondo al centro del salone. L'effetto dello scoppio è devastante. Clienti e lavoratori della banca vengono investiti da schegge di legno, metallo e detriti. Piazza Fontana è centralissima a Milano, a pochi passi dal Duomo e dall'Università Statale. In un primo momento, soccorritori e investigatori pensano allo scoppio di una caldaia, un'ipotesi che verrà fatta anche per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Una bomba, quella esplosa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che non è l'unica che scoppia in quel 12 dicembre 1969. Altre 4 bombe, infatti, sono state piazzate tra Milano e Roma. Una di queste, alla Banca Commerciale di Milano, non esplode, altre 3 invece esplodono a Roma. Una alla Banca Nazionale del Lavoro, altre 2 all'Altare della Patria. Delle esplosioni correlate, quindi, che mirano a un obiettivo comune: colpire i centri di potere economico e politico. Le indagini si indirizzano verso gli anarchici e nello specifico nella direzione del ballerino Pietro Valpreda e degli anarchici milanesi del gruppo Ponte della Ghisolfa,
al quale apparteneva il ferroviere Giuseppe Pinelli, che, fermato e sottoposto a interrogatorio in questura, cadrà da una finestra dello stesso edificio durante l'interrogatorio, un evento dai contorni poco chiari che porterà con sé una scia di violenza e di dolore. La storia processuale per la strage di Piazza Fontana è lunga e travagliata. Il processo verrà addirittura spostato da Milano a Catanzaro e l'attenzione degli investigatori, nonostante i depistaggi accertati e condannati, si sposta nei primi anni 70 dagli anarchici al gruppo neofascista veneto di Franco Freda e Giovanni Ventura. Entrambi saranno assolti in via definitiva, anche se anni dopo saranno riconosciuti responsabili della strage, anche se non più perseguibili. In Italia si avvicina il primo anniversario della strage di Piazza Fontana, quando nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 a Roma si consuma un tentativo di golpe, poi liquidato come una cosa di poco conto dalla Corte di Cassazione. Il golpe borghese, dal nome di Junio Valerio Borghese, a capo del Fronte Nazionale ed ex comandante della 10ª Flottiglia MAS durante la Repubblica Sociale Italiana, o appunto golpe dell'Immacolata, è stato un tentativo di colpo di Stato che coinvolse realtà diverse, da alcuni membri dell'Associazione Paracadutisti agli alunni della Scuola della Guardia Forestale, fino a estremisti neri di diverse sigle, tra cui Ordine Nuovo e Alleanza Nazionale. Non solamente un progetto, ma un golpe quantomeno iniziato, anche se non portato a termine, dal momento che si arrivò a sottrarre armi dall'armeria del Ministero dell'Interno. L'azione dei golpisti fu però misteriosamente fermata all'ultimo momento. Il 31 maggio 1972 ai carabinieri di Gorizia arriva una telefonata anonima che avvisa che ferma in un bosco c'è un'auto con dei fori di proiettile nel parabrezza. Quando i carabinieri arrivano e alzano il cofano della macchina si innesca la bomba. 3 di loro resteranno uccisi mentre un altro sarà ferito. Anche in questo caso la ricerca delle responsabilità non sarà facile, condita da depistaggi accertati e responsabili condannati in sede giudiziaria. Se dapprima le indagini sono rivolte verso lotta continua e la criminalità comune, la paternità della strage sarà ricondotta a 2 ordinovisti locali, Vincenzo Vinciguerra, reo confesso e tuttora in carcere, e Carlo Cicuttini, segretario anche di una sezione del Movimento Sociale Italiano, lo stesso partito che gli invierà in Spagna soldi per un'operazione alle corde vocali, essendo sua la voce della telefonata registrata che avvertiva dell'autobomba. Quella di Peteano è una storia di fughe all'estero dei responsabili, di depositi di armi e di esplosivi, di organizzazioni come Gladio, di perizie linguistiche e di un dirottamento aereo. Quella della strage di Peteano è una storia poco conosciuta, ma che è un tassello della strategia della tensione. Il maggio 1974 è un mese cruciale per la storia del nostro paese. È il mese in cui le Brigate Rosse rapiscono a Genova il magistrato Mario Sossi, che verrà poi liberato, ma è anche il mese in cui si celebra il referendum sul divorzio ed è il mese della strage di Piazza Loggia. A Brescia, il 28 maggio 1974, il CUPA, Comitato Unitario Permanente Antifascista, composto da partiti, sindacati e associazioni antifasciste, ha indetto una manifestazione perché la situazione in città e in provincia si è fatta insostenibile a causa dell'escalation di violenza neofascista. Nei mesi precedenti la bomba di Piazza Loggia, infatti, scoppiano bombe contro sedi di sindacati e partiti, ci sono aggressioni nelle scuole, mentre fortunatamente altri ordigni non esplodono. A lasciarci la vita, pochissimi giorni prima della strage, è un giovanissimo neofascista, morto a causa dell'esplosione della stessa bomba che stava trasportando. Quella mattina del 28 maggio 1974 a Brescia piove e molti si rifugiano sotto il porticato che costeggia la piazza. È lì che nel cestino dei rifiuti è piazzata una bomba che uccide 8 persone e ne ferisce più di 100. Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito
che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Dello scoppio della bomba abbiamo la registrazione audio che avete appena sentito, perché in quel momento Franco Castrezzati, sindacalista della CISL, stava facendo il suo intervento, denunciando l'escalation della violenza neofascista nel paese. I processi per la strage sono ancora in corso, 2 i condannati in via definitiva. Carlo Maria Maggi per aver svolto un ruolo organizzativo e di direzione e Maurizio Tramonte per aver partecipato alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l'ordigno, come recita la sentenza della Corte di Cassazione del 2017. Il 1974 è un annus horribilis per il nostro paese. Sono passati poco più di 2 mesi dalla bomba di Piazza Loggia, quando all'uscita della galleria che attraversa l'Appennino tosco-emiliano scoppia una bomba su un treno diretto da Roma a Monaco di Baviera, l'Italicus. La bomba, piazzata sul treno, scoppia poco prima della stazione di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, che, non a caso, sarà teatro di una nuova strage a 10 anni di distanza da quella dell'Italicus. Muoiono 12 persone, 48 sono i feriti, mentre i colpevoli non saranno mai condannati, nonostante la Cassazione abbia individuato nell'ambiente dell'eversione neofascista toscana l'area nella quale è maturata la strage. A dimostrazione del groviglio di relazioni tra ambienti, sigle e persone che innervano queste vicende è la storia di uno degli imputati per la strage dell'Italicus, che in carcere sarà protagonista con Pierluigi Concutelli, ordinovista che incontreremo tra poco, dell'assassinio di Ermanno Buzzi, condannato nel primo processo in corte d'assise per la strage di Piazza Loggia. Abbiamo voluto inserire negli eventi della strategia della tensione anche 2 omicidi a danno di 2 magistrati che si occupavano del contrasto all'eversione neofascista. Può essere utile ricordare infatti come nel periodo tra la strage dell'Italicus del 1974 e quella di Bologna del 1980, se da una parte escono di scena i protagonisti della stagione stragista precedente, dall'altra sta nascendo una nuova generazione di eversori neofascisti, anche se spesso rifiutano questo appellativo, colpevole di crimini efferati e che riconosce proprio in personaggi legati al recente passato eversivo un mito e un riferimento. Tra questi l'ordinovista Pierluigi Concutelli, l'assassino di Vittorio Occorsio, freddato il 10 luglio 1976 a Roma. Occorsio era un magistrato che tra i primi alla Procura di Roma si era occupato di eversione neofascista e di processi su vicende cardine per la storia italiana. Si era occupato del processo che aveva visto il generale De Lorenzo portare in tribunale l'Espresso, che aveva svelato quello che si scoprirà poi essere il tentato golpe del 1964. Si era occupato delle prime inchieste sulla strage di Piazza Fontana, essendo il magistrato di turno la sera del 12 dicembre, ed era poi passato ad indagare sull'eversione neofascista, portando allo scioglimento per decreto del ministro dell'Interno del movimento politico Ordine Nuovo e alla condanna di alcuni suoi membri per ricostituzione del partito fascista. Nonostante i provvedimenti di scioglimento, il gruppo si era ricostituito e proprio su questo il giudice Occorsio stava indagando nei giorni precedenti la morte. Ad ereditare le indagini sul terrorismo di estrema destra di Vittorio Occorsio fu il sostituto procuratore Mario Amato, un'eredità pesantissima e pericolosissima. Amato indagava in particolare sulle nuove formazioni estremiste del Cosmo Nero, come fu definito il groviglio di sigle, nomi e relazioni che innerva le versioni di destra del periodo. Furono proprio i NAR a freddarlo alla fermata dell'autobus che avrebbe dovuto portarlo in ufficio.
Di Mario Amato è spesso stata notata nella fotografia scattata dopo l'agguato mortale la suola della scarpa bucata, non un segno di sciatteria ma di profonda dedizione e di estrema consapevolezza del lavoro che stava svolgendo, dal quale dipendeva la sicurezza e la vita di molti. Per l'omicidio di Mario Amato sono stati condannati in via definitiva i membri dei NAR Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini e Francesca Mambro. Tra l'agosto del 1974, nel quale si consuma la strage del Treno Italicus, e l'agosto del 1980, quando si consuma la strage di Bologna, ci sono 4 anni, durante i quali, come accennato, emerge una nuova generazione di eversori neofascisti che si organizza in sigle come i NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. I giovani che li compongono, ragazzi attorno ai 20 anni, sono a dir poco insoddisfatti del movimento sociale italiano e si rendono protagonisti di una serie allucinante di rapine, attentati e omicidi. Saranno loro i responsabili, riconosciuti in via definitiva da processi celebrati tra gli anni 90 e il 2025, della strage alla stazione di Bologna. Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, quest'ultimo per concorso in strage. La stazione di Bologna, il 2 agosto 1980, è affollata, si respira aria di vacanza, quando alle 10:12, come ricorda l'orologio ancora visibile in stazione, scoppia una bomba, la cui forza fa crollare i locali della stazione, investe un treno in sosta sui binari e travolge oggetti e persone. La bomba uccide 85 persone e ne ferisce più di 200. Il Corriere della Sera titola Apocalisse, perché questa è la scena che si trovano davanti i soccorritori. Anche in questa vicenda si registrano tentativi di sviare l'attenzione dai veri responsabili, come l'operazione Terrore sui treni, orchestrata dai servizi segreti che fecero ritrovare su un treno diretto a Taranto armi, esplosivi e documenti riconducibili al terrorismo internazionale. Condanne anche per depistaggio a esponenti dell'Arma e dei servizi segreti, oltre che a Licio Gelli, a capo della loggia massonica deviata P2. Con la strage del Treno Italicus del 1974, la geografia del terrore eversivo si sposta nell'area bolognese. Il 23 dicembre 1984, nella Galleria dell'Appennino, proprio dove 10 anni prima era avvenuta la strage dell'Italicus, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, su di un treno proveniente da Napoli, scoppia una bomba che uccide 16 persone e ne ferisce 267. La bomba è stata posizionata durante la sosta del treno a Firenze, su una cappelliera. Il luogo e la data non sono casuali, si vuole richiamare la strage dell'Italicus e il terrore provocato dalle stragi di quegli anni. Per la strage del Rapido 904, questo è il nome del treno sul quale scoppia la bomba, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la matrice terroristico-mafiosa. Siamo alla fine del 1984, un anno terribile per Cosa Nostra, dal momento che Tommaso Buscetta, boss mafioso in contrasto con i corleonesi che hanno egemonizzato l'organizzazione, ha iniziato a collaborare con la giustizia e in particolare con il giudice Giovanni Falcone, fornendo importanti elementi sulla composizione dell'organizzazione, sui suoi riti e sui suoi componenti. L'iter giudiziario, che pure indagherà sui rapporti tra Cosa Nostra, Camorra e versione neofascista e banda della Magliana, sarà ancora una volta travagliato e tra assoluzioni, condanne, fughe all'estero e attentati a carico di imputati e loro congiunti si arriverà al verdetto definitivo, che combinerà 2 ergastoli, una condanna a 24 anni e una a 22 anni a personaggi legati a Cosa Nostra e all'artificiere tedesco incaricato di confezionare i congegni esplosivi, mentre altri imputati saranno condannati per detenzione di armi ed esplosivi. La strage del Rapido 904 è un momento di cerniera nella storia dell'eversione italiana. Esce di scena lo stragismo di matrice nera, i cui membri sono oggetto in questi anni di indagini e processi per le stragi degli anni precedenti. Mentre sorge in tutta la sua drammaticità lo stragismo mafioso, che insanguinerà negli anni successivi la storia del nostro paese. Nella strategia della tensione rientrano quindi stragi di civili, tentativi di golpe e omicidi.
Non su tutti gli eventi di quegli anni vi è una verità storica o giudiziaria che sappia rispondere a tutti gli interrogativi che questi fatti pongono, come chi siano gli esecutori, chi siano i mandanti o quali gli interessi internazionali ad essi sottesi. È bene però ricordare come, seppur faticosamente e tardivamente, la giustizia sia riuscita ad imputare alle sigle della destra eversiva le singole azioni criminose. Non dobbiamo infatti cadere nella facile retorica della giustizia assente, che rischia di farci perdere di vista l'ambiente in cui maturarono le stragi e le responsabilità di quelle azioni. Pesanti interrogativi aleggiano ancora su alcuni aspetti delle stragi o sulla loro interezza. Si veda, per esempio, la strage alla questura di Milano del maggio 1973, ad opera del sedicente anarchico Gianfranco Bertoli, che intratteneva liaison dangereuse con personaggi del Cosmo Nero. Quella della strategia della tensione è infatti anche una storia di depistaggi, di verità distorta da chi doveva tutelare la sicurezza della Repubblica Italiana, come alcuni membri dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni e dei servizi segreti, e di interessi internazionali che si legano con la nostalgia per un passato finito nel 1945. Una storia che può e deve essere raccontata, perché conoscere il passato è la chiave per vivere e comprendere il presente.